So, I remember when I was in school, maybe we have been 14, at skiing week in Austria. I had this idea of, if I really can concentrate on something, then it will happen. Ricordo quando avevo 14 anni e durante la settimana bianca in Austria avevo quest'idea che se davvero mi concentro su qualcosa, questa cosa succede. And I told all the others in my room to join me. E ho invitato tutti gli altri ragazzi nella mia stanza a seguire questa pratica. And in another room there was some boy I didn't like so much. E nell'altra stanza c'era un ragazzino con cui non andavo tanto d'accordo, non mi piaceva molto. I thought, we now all concentrate and imagine that at night that he is falling out of bed. Adesso, e quindi ho detto, adesso ci concentriamo tutti e immaginiamo che durante la notte cade dal letto. Okay, but we didn't know what happened anyway. But the next day he came, because he always came to our room chatting. Next day he came chatting like nothing happened. E non sappiamo poi cosa fosse successo la notte, ma il giorno dopo è venuto nella nostra camera, come di solito faceva, a chiacchierare, e iniziò a chiacchierare come se nulla fosse successo. And then just while chatting he just mentioned aside, and you know what happened yesterday? At night I was falling out of the bed. E mentre chiacchierava, così tra una parola e l'altra, ha fatto riferimento a questa cosa. Ha detto, sapete ieri cosa è successo? Durante la notte sono caduto dal letto. So, my question is, do you think this kind of concentration is wholesome or unwholesome? Quindi la mia domanda è, pensate che questo tipo di concentrazione sia sana o poco sana? Okay. It's probably unwholesome. Probabilmente non è sana. And when we look at lists of mental states that we find in the Abhidhamma, quando guardiamo alla lista degli stati mentali che troviamo nell'Abhidhamma, we find certain mental factors that are called universal. That means they are in some way always there and they can be connected with wholesome or unwholesome mental states as well. Troviamo degli stati mentali che sono definiti universali, nel senso che sono sempre presenti, sia negli stati mentali salutari, sia in quelli non salutari. And a state called, or a mental factor called ekagata, one-pointedness, is one of them. E un fattore mentale nominato ekagata, cioè concentrazione centrata, focus su un punto, Mm-hmm. And, è uno di questi. Yeah, and it is defined to have the characteristic of the non-wandering or non-distraction of the mind. E nella definizione ha la caratteristica della mente senza distrazioni, che non vaga. So we can fix the mind on an idea, on a thought, on like the image of someone falling out of the bed, Quindi, or also at the rising and falling, for example. Quindi possiamo concentrare, fissare la mente su un'idea, un pensiero, l'immagine di qualcuno che cade dal letto, o sul sollevarsi e abbassarsi. Or on a thought of loving kindness. O su un pensiero di amore e benevolenza. But it means the non-distraction. Mind is not, at least for some moments,
depending on how strong the factor is, it's not dispersed. Ma quello di cui c'è bisogno è che la mente sia ferma, che almeno per qualche momento non ci sia dispersione. So we need to develop this mental factor in order to develop the meditation practice. Dobbiamo sviluppare questo fattore mentale per poter sviluppare la pratica meditativa. But here we want to use it in a wholesome way. E qui vogliamo usarlo in un modo salutare. And we know that usually attention span is just a few seconds. Sappiamo che il range di attenzione normalmente è di soli pochi secondi. So even when we see some advertisements, usually the mind starts to drift away after a few seconds. Anche quando guardiamo degli intrattenimenti, delle pubblicità, anche in quel caso la mente inizia ad andarsene dopo pochi secondi. So something so neutral like the breathing arising and falling, it's even harder. Ed è ancora più difficile per qualcosa di così neutro come l'osservare il sollevarsi e l'abbassarsi. But it's important to also for the development of mindfulness and wisdom that there is a certain fixity of the mind there. Ma è importante per lo sviluppo della consapevolezza e della saggezza che ci sia una stabilità nell'avere la mente fissa su un oggetto. So one-pointedness, or sometimes we say concentration, or the gathering of the mind. Quindi possiamo definirlo raccoglimento della mente, concentrazione, mente centrata su un punto. Sometimes it is also described as, and I like that, ekaggata is described as the unification of mind. E mi piace questa definizione di ekaggata, che è unificazione della mente. It's a kind of, actually, almost we could say it's sinking into the object. It's and it's not dispersed. È come se la mente sinks into affondasse nell'oggetto senza disperdersi. The opposite would be it's dispersed. There is just some part, maybe with half-heartedly with an object, and the rest is somewhere else. We may sometimes observe this. I give an example. E l'opposto sarebbe appunto una mente che si disperde, quindi una parte concentrata sull'oggetto e altre parti disperse su altre cose. For example, walking meditation. Ad esempio nella meditazione camminata. You do walking meditation with the three steps, three phases, like rising, moving, stepping. Fai la meditazione camminata osservando le tre fasi di sollevare, muovere e abbassare. So what sometimes happens is one does rising, moving, stepping, and also labels it, rising, moving, stepping. E nello stesso momento si mettono le etichette, sollevare, muovere, abbassare. In the beginning this may be fitting together. E probabilmente all'inizio queste coincidono. But after some time the foot goes like this, rising, moving, stepping, but the labeling goes automatically, and maybe it has nothing to do with rising, moving, stepping. Ma poi dopo poco probabilmente il piede va a sollevare, muoversi, abbassare, ma le nostre note mentali vanno in automatico in tutt'altro ritmo che non ha niente a che fare col movimento del And piede. above all that, one may even be able to even also anticipate or plan something at the same time.
E nello stesso tempo, inoltre, possiamo anche essere in grado di pianificare qualcos'altro, pensare ad altre cose. So anyone has experienced this? Qualcuno ha esperienza di questo? Sometimes this happens, and it's good to recognize it and see, okay, here is a kind of mind gets dispersed. It's not really sinking to into the object. Ed è buono riconoscerlo e quindi osservare che a volte la mente si disperde, non affonda, non si unifica con l'oggetto. And it's important to know the mind can sink into the object of the rising or moving also without a label. It's not a prerequisite that you have to label it. E il mettere le etichette non è un prerequisito per far sì che la mente affondi nell'oggetto completamente. And at that point there is also no real clear mindfulness. E in quel momento in cui la mente si disperde non c'è una vera e chiara consapevolezza. So in the beginning of the practice there may be not really a stable concentration. Quindi probabilmente all'inizio della pratica non c'è una vera concentrazione stabile. But with some confidence and some energy we are investing. And Heidi was speaking about balanced effort this morning to the beginners group. Ma attraverso la fiducia e l'energia che investiamo, come oggi Heidi stava condividendo con il gruppo di principianti, con uno sforzo equilibrato, bilanciato. And balanced effort also means to me kind of patient persevering. E per me sforzo bilanciato significa anche perseveranza paziente. Yeah? So we need a patient persevering also in shifting the mind, the observing mind again and again back to the primary meditation object and connect it. E ci vuole una pazienza perseverante per essere in grado di cambiare il focus della mente a poco verso l'oggetto di osservazione. And here patience is important. Qui la pazienza è importante. Over days. Giorni e giorni di pazienza. So, fixing the mind on an object can be of different ways. It can be a very small object. It could be just a small point on the abdomen. Ci sono diversi modi per fissare la mente su un oggetto. Potrebbe essere un oggetto molto piccolo e quindi magari fissare la mente su un piccolo punto sull'addome. But it can also be a whole area. It can be like fixing the mind on the general physical felt sense of the body. Ma può anche includere tutta un'area, come ad esempio fissare la mente sulla sensazione generale che si sente nel corpo. And allow the observing mind to sink into that flow of sensations. E permettere alla mente che osserva di affondare in questo fluire di sensazioni. So at times that may be a right way to connect, rather feeling the whole body. Quindi con il tempo si trovano giusti modi di connetterci con le sensazioni di tutto il corpo. Or if we can reduce it and be more just with the rising and falling and abdominal sensations. O se possiamo poi concentrare l'attenzione in un'area più ridotta e quindi concentrarci solo sul sollevarsi e abbassarsi.
But dell'addome. in the beginning, when you feel this is a kind of fight, I recommend to open to a larger area, and when the mind can sink into that, then gradually also see if it is possible to be more in the smaller area. Ma se all'inizio stare in un'area piccola rappresenta un problema, consiglio di concentrarsi su un'area più estesa, e quando si nota che la mente finalmente affonda, è congruente con l'oggetto, poi rimpicciolire l'area. So that means that when we are able, for example, to get some connection, create some connection with the sensation of the abdomen, that we need to use a few mental factors. Ciò significa che una volta che siamo in grado di creare una connessione con le sensazioni dell'addome, poi possiamo utilizzare diversi fattori mentali. And two of them are active. 2 di questi fattori sono attivi. And 3 are the result. E 3 di questi fattori sono il risultato. And that makes 5 factors. Quindi in tutto 5 fattori. And they are called the jhanic factors. Che sono chiamati fattori jhanic. And jhana means absorption, the absorption of the mind in the object. Jhana significa assorbimento della mente nell'oggetto. And here I have to just mention that at some point in the practice there is a kind of junction where we go either more and more into absorption just with one object. E qui vorrei menzionare il fatto che durante la pratica ci si trova come a un bivio. Da un lato si va nel totale assorbimento con l'oggetto. And this kind of meditation we call samatha. E questo tipo di meditazione in Pali viene chiamato samatha. Or at some point, but still it needs some concentration, we are rather moving more towards vipassana. O, sempre a questo bivio, sempre con la necessità di concentrazione, si può andare dall'altro lato e quindi in direzione della vipassana. However, without a certain deepness of samatha or ability to let the mind sink into the object and stay with an object, vipassana is also not possible. So it needs quite some of samatha. Ma vipassana comunque necessita della qualità di samatha, nel senso che per poter arrivare a vipassana c'è bisogno dell'assorbimento totale della mente in un oggetto di osservazione. So let me return to these so-called jhanic factors. Torniamo ai fattori jhanici. We can see it, for example, in context of rising and falling. Vitakka, the initial application, it's called, the application of the mind on the object. Quindi torniamo al sollevarsi e l'abbassarsi e alla vitakka, cioè all'applicazione della mente nell'oggetto. It's the directing, it's the moving towards and coming in contact with. È direzionare, andare verso, entrare in contatto con l'oggetto. It's the penetrating of the observing mind of the object. È quando la mente osservante penetra l'oggetto. Yeah? So this doesn't go without any effort. It needs a certain mental energy to do it. Questo non succede senza sforzo, c'è bisogno di energia mentale per arrivare a questo. When there is this state of torpor,
where is the energy? Not even available for moving the attention from somewhere to here. Ma quando c'è questo stato di torpore, dove si trova l'energia? Non c'è neanche energia per muovere l'attenzione in un'area determinata. So it needs a certain active mind for it. Quindi per arrivare a questo c'è bisogno di una certa qualità attiva della mente. Yeah. So, and then that's the first. It's become in contact with the object. It's just for a moment. Quindi il primo è entrare in contatto anche solo per un momento con l'oggetto. So it needs the second jhanic factor, and that's called vichara, and that means sometimes it's called rubbing or the polishing. E poi c'è bisogno del secondo fattore chiamato vichara, che è il ripulire, lo sfregare. Yeah. So that lines up the consciousness with the object. Che allinea la consapevolezza con l'oggetto. Yeah. So come in contact, stay in contact, in a very lively contact. Quindi entrare in contatto, restare in contatto in modo molto vivo. Yeah. So easily we lose it. So we need a new come in contact, stay in contact. E siccome lo perdiamo facilmente questo contatto, bisogna ritornare in contatto e ristare in contatto. And that has to be repeated many times. But the art is to do it with a balanced effort. E questo va ripetuto molte volte, e qui l'arte sta nel farlo con uno sforzo equilibrato. Because if there is too much effort, that can make us very tight and we get a big headache. Perché se ci sforziamo troppo possiamo ritrovarci molto tesi e con un gran mal di testa. And if there is no effort at all, the attention will never arrive at the object. E se non ci mettiamo sforzo per niente, l'attenzione non arriverà mai all'oggetto. And sometimes it needs, different ways, skillful ways to connect with the object. Sometimes it's more relaxing into it. E c'è bisogno di diversi modi abili di arrivare all'oggetto. A volte si può trattare di rilassarsi nell'oggetto stesso. But sometimes you really have to draw the mind there. Ma a volte devi davvero direzionare, centrare la mente lì. Yeah. So we have to play with different kinds of skillful ways to connect. Quindi bisogna un po' giocare con diversi modi abili, con diverse abilità di connessione. Some meditators in the beginning, they just put attention on the breathing and then everything gets tight. Maybe some more, in a little bit more skillful way, where there remains an openness for the breathing to be as it is, rather than being squeezed into some idea how it should be. A volte i meditatori vogliono andare direttamente all'oggetto e si sforzano talmente tanto da tendersi, indurirsi, e invece bisognerebbe trovare una via abile per permettere al respiro di essere lì, per lasciare apertura così che il respiro possa farsi osservare, invece che schiacciarlo in un'idea di come questo dovrebbe essere. So this applying the mind to the object and aligning it, it needs some time and is not always that easy. Ci vuole del tempo e non è sempre facile porre la mente sull'oggetto e allinearsi con esso. My teacher Sada Upandita would
say it's like you stitch the mind on an object. Il mio maestro soleva dire che cuci la mente all'oggetto. I like this because you stitch through here, and then you go a little bit, and then you stitch through, and then you go along a little bit. That's vitakka, that's vichara. Ed è proprio così, come cucire. Ti avvicini all'oggetto con la mente e poi vai un pochino e poi ti riavvicini all'oggetto e poi ti muovi un pochino, e quando ti avvicini all'oggetto è vitakka, poi quando ti muovi un pochino è vichakka. Yeah. Vichara. The application and the rubbing. Vichara è lo sfregare. Yeah. So that may be a little bit dry first. Magari all'inizio dà una sensazione un po' secca. But so it's important to keep a balance of relaxed, but not without losing the objective completely. E quindi è importante mantenere l'equilibrio tra il rilassarsi senza perdere completamente l'oggetto. The next jhanic factors that can arise when the mind is able to connect and stay with the object, it is the jhanic factor of joy and rapture. Il prossimo fattore di jhana che sorge quando la mente riesce ad arrivare all'oggetto e stare con l'oggetto è il fattore di gioia. But it is a joy that is not dependent on seeing something beautiful or having a pleasant thought. Ed è una gioia che non è legata al vedere qualcosa di bello o avere un pensiero piacevole. It is not dependent on good food. Non dipende dal buon cibo. It arises simply because the mind now is connected with the present moment, with the object. È una gioia che sorge per il fatto che la mente è collegata con il tempo presente, con l'oggetto. When the mind starts to sink in, that's something somehow in some way gratifying. La mente inizia a sincronizzarsi ed è qualcosa di veramente gratificante. And we cannot force it. We can create the conditions, and at some point, often when we don't even expect it, it happens. E questa non è una cosa che possiamo forzare, noi creiamo le condizioni e spesso succede quando non ce l'aspettiamo. And before it happens, usually we have visitors. E prima che questo succeda, solitamente abbiamo degli ospiti, delle visite. Visitor of sense desire. Veniamo visitati dai desideri sensoriali. The visitor of aversion and ill will. Veniamo visitati da avversione, the visitor of da svogliatezza, dal torpore, the visitor of restlessness, dall'agitazione. the visitor of skeptical doubt, self-doubt. Veniamo visitati dal dubbio scettico, dubitiamo di noi stessi. So important not to give up here, but to return as good as possible. E quindi l'importante è non perdersi d'animo in questi momenti, ma di ritornare al meglio che possiamo. And I counted, it may be the 5th day today, and also on the 5th day we are still not safe from these hindrances. E oggi è il 5° giorno, ma anche nel 5° giorno non siamo ancora al riparo da questi ostacoli. But should this sinking of the mind into the object arise, and some joy or sense of gratification arise, well, that's fine.
ma potrebbe iniziare a sorgere ad avvenire questa sincronizzazione della mente con l'oggetto e quindi anche il sorgere di questa gioia. Then usually the mind is quite clear and the object seems to be quite clear. E solitamente la mente è abbastanza chiara e anche l'oggetto inizia a essere piuttosto chiaro. Or it may feel like the body is relatively light. E si potrebbe anche percepire il corpo come leggero. Or it may feel like one has this goose flesh. O si potrebbero anche sentire dei brividi sul corpo. So different ways how it can manifest. Quindi ci sono diversi modi di manifestazione. And then the fourth so-called jhanic factor is called a sense of happiness. It's more calm than the joy. E il quarto fattore di jhana è un senso di felicità, è più sottile della gioia. It's a kind of contentment and it's more calm. È un appagamento, una soddisfazione, c'è più calma. Okay, and this leads to the arising of the fifth jhanic factor, and this is ekagata. We have already mentioned it. E questo porta al sorgere del quinto fattore di cui già abbiamo parlato, che è ekagata. The unification of the mind, and the mind that is contented and happy, much and calm enough, not completely calm enough, much easier can sink into an object and be there. Ekagata è l'unificazione della mente, una mente che è appagata, serena, felice e che può più facilmente aderire all'oggetto. Yeah. So, and this usually happens. I don't say that this is jhana, but it is just that because we won't go today into a definition of what constitutes jhana, but it's a certain kind of concentration that is arising. Non sto dicendo che questo è jhana nello specifico, ne parleremo più avanti, però è un tipo di concentrazione che sorge da questo. So, and at that time, the five hindrances are overcome. E in questo momento i 5 ostacoli sono superati. So important to see is that this the ability to concentrate goes not through doesn't happen through force, but through patience and perseverance, and also with the time the arising of a certain joy and calmness in the mind. Ed è importante osservare che la capacità di concentrazione non avviene attraverso lo sforzo, ma attraverso la pazienza, la perseveranza, il lasciare che la gioia e la calma sorgano. And these five factors, the connecting, the rubbing, the joy, the contented happiness, and the one-pointedness, only the first two can be made actively. E di questi 5 punti, la connessione, lo sfregamento, la soddisfazione, la gioia e la mente centrata in un punto solo, di questi 5 è importante notare che solo i primi 2 possono essere fatti in modo attivo. Okay, so and here we are getting to a junction. E qui ci si trova un bivio. One could develop this deep absorption. Una persona può sviluppare questo assorbimento profondo. That means to fix the mind on this one object, and in some practices this
can be the breath, but it can even be an imagination, and it can even be an image. E quindi fissare la mente su un oggetto, e in alcune pratiche questo oggetto può essere il respiro, ma può anche essere un'immagine. I once, when I was in my 20s, I thought, I want to try this out, but no one gives me instruction. They always teach Vipassana. Una volta, quando ero nei miei 20 anni, pensavo di voler provare questo assorbimento, ma nessuno mi dava istruzioni su come farlo, tutti insegnavano la Vipassana. So I asked one very famous monk how to develop this jhanic meditation. E quindi ho chiesto ad un monaco molto famoso come sviluppare questa meditazione jhanika. And then he said, yes, when I was young like you, I also wanted to know this from my teacher, but he didn't tell me. E lui mi disse, quando avevo la tua età anch'io ho fatto la stessa domanda al mio insegnante, ma lui non mi ha dato la risposta. And the reason may be this, that often meditators anyway tend to go more to the calm meditation and kind of missing the insight. E la ragione potrebbe essere che molto spesso i meditatori hanno la tendenza di andare a questo tipo di meditazione più calma, ma facendo così perdono gli insight. However, I think both is important at certain times, but it's important that we know which direction we take and not so that we get also with the time some idea of a map. E entrambe le esperienze sono importanti, però credo che sia importante appunto conoscere entrambe le opzioni, giusto per avere anche una mappa di dove si può andare. This monk said, okay, so because my teacher didn't tell me, I thought, well, I've heard one can look at certain colors and concentrate on a certain color, so I was living in the jungle, or everything was green, so I started saying to myself, green, 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 green. E allora il mio insegnante mi disse che quando alla sua età aveva chiesto al suo insegnante e non gli aveva dato risposta, lui ha pensato, forse devo iniziare a concentrarmi su un colore. E così anch'io feci. Vivevo nella giungla e tutto intorno a me era verde, e quindi ho iniziato a concentrarmi sul verde e continuavo a ripetermi verde, verde, verde. And then running around, green, 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 looking at everything that was green. E andavo in giro, dicevo verde, 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 tutto quello che vedevo era verde. And then sitting down and closing the eyes and imagining green, green, green. Poi mi sedevo, chiudevo gli occhi e immaginavo il verde, 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 verde. So that was his answer. E questa era la sua risposta. So I went to the other meditation hall. Quindi sono andata nell'altra sala di meditazione. Imagining green, 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 green. I won't get up before I don't see green, green, green. E ho iniziato a dire a me stesso verde, 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 non mi alzerò finché non vedo tutto verde. And interesting, but it takes a long, long time. But green at some point would arise. Ed è interessante, ci vuole del tempo, ma a un certo punto il verde compare. Anyway, I'm not telling you to do that here now. I just want to show you can even imagine something, concentrate on that. That's now more wholesome than to concentrate on someone falling out of the bed. E comunque il punto qui, quello che voglio condividere con voi, è che posso anche immaginare qualcosa e concentrarmi su questa cosa immaginata, e magari qualcosa di più sano che immaginare che qualcuno cada dal letto. Yeah. So
to absorb the mind even in an image that you create. Also this can lead to samatha meditation. Quindi anche permettere alla mente di l'assorbimento anche in qualcosa che immaginate è un modo per condurre la mente al samatha. And it can lead to what is called the 8 levels of jhana or absorption. E questo può condurre a ciò che sono chiamati gli 8 livelli di jhana o di assorbimento. Actually, the Buddha also practiced this because at his time this was available. Anche il Buddha ha praticato questo perché era già disponibile al suo tempo. However, at some point he got dissatisfied because he saw that there are wonderful mental states to meet, but they are also just conditioned. That means you can somehow create them, but they will also fall apart, and you have to start at zero again. Ma il Buddha non fu molto soddisfatto di questa pratica perché si rese conto che c'erano degli stati mentali molto belli che si potevano incontrare, ma di nuovo questi stati mentali sarebbero cambiati e crollati e quindi si sarebbe dovuti ripartire da zero di nuovo. So, using the concentration meditation is very helpful and necessary also to prepare for Vipassana. But it's not necessary to go very long and very deep into that. Quindi sviluppare la meditazione di concentrazione è molto utile e necessario per poi sviluppare Vipassana, ma non è così necessario andare molto in profondità in questo tipo di meditazione per troppo tempo. But this is also why we do emphasize to keep enough time with a primary object, with the rising and falling, in the sense of gathering the mind with an object and staying with few objects is good in countering restlessness. E questo è anche uno dei motivi per cui portiamo l'attenzione così tanto sull'osservare il sollevarsi e l'abbassarsi, quindi sul portare la mente a concentrarsi su un oggetto. E questo può essere molto utile per controbattere l'agitazione. However, when we go into Vipassana, we definitely have to add another factor, and that's the factor of mindfulness. Quando si entra nella meditazione Vipassana viene aggiunto un altro fattore, che è il fattore della consapevolezza. And I do not say that in the samatha meditation there is no mindfulness. It's necessary. E non sto dicendo che nella meditazione samatha non ci sia consapevolezza, è necessaria. It's necessary because one also has to be aware of certain distractions that are arising in order to bring the mind back. However, one is not observing the distractions, but one is just getting aware and bring it back. Ed è necessaria nel senso che è necessario essere consapevoli delle distrazioni che sorgono nella mente di modo da riportare l'attenzione sull'oggetto. Ma in questo caso non si osservano le distrazioni, ma si riporta subito l'attenzione sull'oggetto. In Vipassana we are also including the so-called distractions. Mentre in Vipassana includiamo anche le distrazioni nella meditazione, But così chiamate distrazioni. The art is how to include and still not forgetting about working on the primary object. L'arte sta nel trovare il modo di includere la distrazione e nello stesso momento lavorare sul portare l'attenzione all'oggetto primario di attenzione. This is why I like this expression that Vipassana practice is two things. It's a technique, but it's also an art.
Ecco perché si suol dire che la pratica di Vipassana è due cose insieme. È tecnica ed è arte. Yeah. So, when we bring mindfulness in, mindfulness is the knowing of an object. Osservando la consapevolezza, possiamo vedere che la consapevolezza è la conoscenza di un oggetto. And the texts give different images for concentration and for mindfulness. I just mention one image. E i testi danno diverse immagini riguardanti la concentrazione e la consapevolezza. Ne cito solo uno. For concentration, the image of it's called a bathman. It's the attendant at the swimming pool in the old times. Allora, per la concentrazione c'è questa immagine dell'uomo che va in piscina in tempi antichi. And they used to make some kind of maybe like something like soap. It's called bathing powder. Bathing powder. Ok. Non era una piscina, ma era una vasca da bagno. E questi uomini preparavano una polvere chiamata come un sapone, chiamata polvere da bagno. They put the powder into some bowl and then they sprinkle water on it. It's so that the water mixes with the powder. Quindi mettevano questa polvere da bagno in una ciotola e poi la bagnavano con l'acqua, di modo che l'acqua si mischiava con la polvere. It gets drenched. It gets soaked and drenched. Yeah? Assorbendosi con la polvere, diventando una cosa sola. So, and then they form something that is like maybe when we make it bread or something, the dough. E poi formavano come come quando si fa il pane, come la pasta del pane. Yeah. And so the water is really mixing very well with the powder. Quindi l'acqua si mischia molto bene con la polvere. At some point the Buddha would describe the state of being absorbed in concentration, like this kind of absorption. E il Buddha descrisse questo essere assorto nella meditazione come questo tipo di the water and the powder. Come questo tipo di assorbimento dell'acqua con la polvere. Sometimes in the daily life we may also be absorbed with something. Someone may play the piano and is completely absorbed in playing piano. Nella vita quotidiana anche noi possiamo a volte essere totalmente assorbiti da qualcosa. Ad esempio, quando qualcuno suona il piano, potrebbe essere completamente assorbito in questa azione. Seems far away. Tutto il resto sembra lontano. So we can be absorbed in all kind of things. We also can be absorbed in thinking. Quindi possiamo essere assorbiti in qualsiasi tipo di cosa, anche nel pensare. When mindfulness comes in, this creates a different perspective. Quando la consapevolezza entra in gioco, questa crea una diversa prospettiva delle cose. In the Theragatha, that's the verses of enlightened monks, one monk describes mindfulness as like standing on a watchtower and looking what's going on down there. Nella Theragatha, che sono i versi dei monaci illuminati, un monaco descrive la consapevolezza come trovarsi su un faro e osservare ciò che succede in basso. And you know this experience. There may be train of thoughts and you're absorbed in these thoughts.
E conoscete questa esperienza, c'è una catena di pensieri che si susseguono e voi siete assorbiti da questi pensieri. Mindfulness comes in and the perspective shifts and you can be aware, thoughts, thinking. E quando la consapevolezza entra in gioco, cambia la prospettiva e quindi riuscite ad osservare che c'è questa catena di pensieri. So it's some space arises. Quindi si crea dello spazio. So mindfulness can be aware even of the process of knowing an object. Quindi la consapevolezza può sorgere anche nel processo di conoscere un oggetto. The absorption of concentration cannot be aware of that. Con l'assorbimento della concentrazione non si è consapevoli di questo. For example, the rising and falling, really getting in contact with the rising and falling. Ad esempio, con il sollevarsi e l'abbassarsi, davvero entrate in contatto con queste azioni. I just want to encourage to sometimes also look at the angle of view. How does it feel? Is it like here I am observing this rising and falling? Voglio incoraggiarvi ad osservare il punto di vista, l'angolazione, guardare dove avviene questo sollevarsi e abbassarsi. Or is there kind of sensation of rising and falling, but also the sense of knowing that is arising with it, knowing the rising, knowing the falling. O osservare il sollevarsi ed abbassarsi e allo stesso tempo anche questo senso di conoscere la sensazione del sollevarsi ed abbassarsi. Is it happening with a sense of I and me, or maybe in some other form? Questo avviene con un senso di io lo sto facendo o in qualche altra forma. So this needs mindfulness. Questo richiede consapevolezza. Or it needs mindfulness to know that an image or a concept is an image or a concept. E ci vuole consapevolezza per sapere che un'immagine o un concetto rappresentano un'immagine o un concetto. To know, this image of green, it is just seeing, inner seeing. Ad esempio, questa immagine di verde è semplicemente una visione interna. So here this detached observation comes in. E qui appunto si parla di osservazione distaccata. And something else comes in. For example, the mind can connect with rising and falling, to keep this example, for a while, because simply there is bit more calmness and the mind is less distracted. C'è qualcos'altro che entra in gioco. Ad esempio, per tenere l'esempio fatto del sollevarsi e l'abbassarsi, può darsi che la mente resti per diverso tempo sul sollevarsi e l'abbassarsi, magari perché c'è calma. Then work on this mindfulness factor to use it for kind of interest and investigation. E quindi a questo punto utilizzate questo fattore di consapevolezza per creare un interesse, una ricerca. For example, I hold this, whatever it is, and the holding of it is like concentration. Ad esempio, afferro questo cuscinetto e il fatto di afferrare è concentrazione. But with mindfulness and this sense of interest, one also starts to see the characteristics of this object.
ma attraverso la consapevolezza e quindi attraverso questo senso di interesse inizio anche a guardare le caratteristiche di questo cuscinetto. So, rising, well, is there rising feeling the same like the falling, or is there a difference? Not thinking about it, just by observing. E quindi osservare il sollevarsi e l'abbassarsi, e il sollevarsi ha le stesse caratteristiche dell'abbassarsi, e non sto dicendo di pensare a questo, ma semplicemente osservarlo. How you know that it's rising and not falling? Come sai che si sta sollevando e non abbassando? You sense it. Lo senti, And the falling, you sense it. e così senti anche l'abbassarsi. Is the rising just one sensation, or is it a series of sensations? È il sollevarsi solo una sensazione o una sequenza di Is the sensazioni? falling just one sensation or a series of sensations? E l'abbassarsi è una sensazione sola o una sequenza di sensazioni? Is the beginning of the rising feeling the same like the middle or the end? L'inizio del sollevarsi lo senti allo stesso modo della parte di mezzo e della fine del sollevarsi? Or maybe there's a slight tension that builds up towards the end, or the opposite. O magari c'è della tensione che si crea verso la fine del sollevarsi, o l'opposto. Or there may be indeed just one sensation, very short, and there is no other feature. O magari c'è solo una sensazione molto corta, senza altre caratteristiche. So learn to see only that what is there, not what you think it should be there. Quindi impara ad osservare quello che c'è e non quello che tu pensi dovrebbe esserci. But keep looking. E continua ad osservare. And especially in those times when the attention a bit easier than before can fall onto the object. E continua ad osservare specialmente in quei momenti in cui l'attenzione potrebbe facilmente cadere sull'oggetto. And then it can't get boring. E in questo modo non può diventare noioso. Meditators sometimes say, "Oh, rising and falling is so boring." Spesso i meditatori dicono: oh, il sollevarsi e l'abbassarsi dell'addome è così noioso. Fritz Perls of Gestalt therapy would say, well, boredom is a lack of attention. Un esponente della Gestalt dice che la noia è una mancanza di attenzione. So work with interest and with repeated attention. Quindi lavora con interesse e con attenzione ripetutamente. So mindfulness, it is important that mindfulness also kind of penetrates the object, in that sense that we are not sometimes if there's an aversion towards something, we're not really willing to look at it. È importante che la consapevolezza penetri l'oggetto, e a volte quando c'è avversione verso qualcosa non siamo così inclini ad osservarlo. So mindfulness, real mindfulness, just can happen when there is no aversion towards the observed object and also no clinging to it. Quindi la vera consapevolezza può avvenire solo quando non c'è né avversione né attaccamento verso l'oggetto. But this sounds very unrealistic in the beginning. Ma all'inizio sembra una cosa davvero irreale. And this is why it is important to also include these reactions of liking and not liking to your attention. Ecco perché è importante includere queste reazioni di piacere o non piacere.
But we had the meditator once who would somehow always avoid to observe the pain in the legs. C'era un meditatore che evitava sempre di osservare il dolore alle gambe. And he would move every 2, 3, 5 minutes. E continuava a muoversi ogni 2, 3, 5 minuti. And by that also not be able to build up a certain concentration. E facendo così non era in grado di costruire una certa concentrazione. Because breaking the posture is one of the causes of not achieving enough concentration. Perché una delle cause che non permettono di arrivare a una concentrazione sufficiente è continuare a cambiare posizione. So at one point this meditator was told, next sitting, make this inner vow, let's say, to not move, whatever happens. Quindi è stato detto a questo meditatore, nella prossima meditazione seduta fai questo voto di non muoverti, qualsiasi cosa succede. And then observe what is happening with these sensations, and you will survive it. E osserva cosa succede alle sensazioni, vedrai che sopravviverai. And you are able to do it. E sarai in grado di farlo. So this meditator did it. And what he reported is that it was possible and that there was a real strong concentration arising. So he could go farther than this point of aversion and being defensive. E quello che poi il meditatore ha riportato è che fu in grado di farlo e che una diversa concentrazione sorse, che gli permise di andare oltre a questo punto di avversione. Mm-hmm. So that I mean with to penetrate. E quindi fu in grado di penetrare. Needs also sometimes some courage. A volte c'è bisogno anche di coraggio per questo. And then interesting, the meditator would report that in this next sitting there was no pain anymore. E la cosa interessante è che il meditatore ha riportato che la seduta successiva non ha più sentito dolore. But this is of course not granted. Ma questa non è una cosa garantita. Okay. So sometimes it needs to jump into the object. Quindi a volte c'è bisogno di saltare dentro all'oggetto. But stay observing. E allo stesso tempo osservare. So when there is mindfulness, one may, regarding a strong physical sensation that we call pain, we may observe that actually it's not just one pain, but it's many little movements or vibrations or a burning movement or something like that. Quindi quando c'è consapevolezza, ad esempio nell'osservare un dolore, possiamo vedere che non è solo un dolore, ma possiamo renderci conto che ci sono diversi movimenti, dolori, bruciori. Or even one may be able to see it's just a painful sensation, but it's not I or me, it's just the sensation and the knowing of it, and that's it. E a volte si riesce anche ad osservare che sì, c'è la sensazione di dolore, ma non è il mio dolore, non sono io a provare dolore, è semplicemente una sensazione che viene osservata e riconosciuta. E il conoscere della sensazione stessa. Yeah. However, this doesn't mean that we now next time tell ourselves, oh, that's not me, that's not my pain. Ma questo non significa che la prossima volta che sentiamo dolore iniziamo a dire, ah no, questo non sono io, non è il mio dolore. That's a kind of pushing it away.
Anche questo è un modo di allontanare. But it doesn't need pain to observe and really sense in detail. Ma non c'è sempre bisogno del dolore per osservare in profondità e sentire, osservare i piccoli dettagli. That can be, for example, with hearing a sound. Potrebbe anche succedere con il sentire dei suoni. And here again, there can be, well, we go out and look for a sound here and a sound there. E anche qui può essere che si esce e si cerca un suono qui, un suono lì. Or we rather are just aware of, I say, at the ear, being aware of the hearing process. E allo stesso tempo si può anche semplicemente essere consapevoli del processo di sentire. Like this annoying meditator. Ad esempio, questo meditatore rumoroso. Can't sit still, always makes sound. Questo meditatore fastidioso non riesce a stare fermo e fa sempre rumore. Or it could be hearing happens. O la stessa cosa potrebbe essere vista come il sentire sta succedendo. So, but if aversion arises, then also be aware of the aversion first. Ma se sorge avversione è importante essere consapevoli per prima cosa dell'avversione. When I was teaching in the Czech Republic some 15 years ago, there was a person coming to each and every retreat, but not able to sit longer than maybe a minute without making sound. 15 anni fa stavo insegnando in Repubblica Ceca e c'era una persona che veniva a tutti i ritiri e ogni volta non era in grado di stare seduto per più di pochi minuti senza fare rumore. And the person was well known in the Czech Vipassana scene. Era una persona ben conosciuta nella scena della Vipassana ceca. And the person also had a water bottle, and every now and then opened the water bottle, drinking, put it back. Questa persona aveva anche una bottiglia d'acqua e spesso la apriva e beveva dalla bottiglia. So and there was no chance that the person would change. Non c'erano possibilità che questa persona cambiasse. So sometimes we cannot change the person. So what I did for myself, but also sometimes asked meditator to do, is to take the sounds of that person as a meditation object. A volte non si possono cambiare le persone e quello che ho fatto con me stesso, ma che ho anche suggerito agli altri meditatori, era di prendere il rumore come oggetto di meditazione. Hearing. Sentire. But what turned out is that it was not a very reliable meditation object. E il risultato è che non era un oggetto di meditazione davvero affidabile. Because then suddenly she was quiet for half a minute. Perché improvvisamente questa persona era tranquilla e silenziosa per mezz'ora. But kind of including these sounds made another attitude. Ma il fatto di includere questi rumori creò un'attitudine differente. You may think, no, I can't meditate because of these sounds. Un'attitudine potrebbe essere, non posso meditare perché è così rumoroso qui. But see, here we are practicing Vipassana, and it is good to have a certain stability of mind, that it can sink into an object and be a while with an object, like the rising and falling. Ma qui stiamo praticando Vipassana e quindi è buono riuscire a sincronizzarsi con l'oggetto e stare con l'oggetto per del tempo, come il sollevarsi e l'abbassarsi. But we do not need just this one object. We are kind of observing and probing into life, and life is more than just one object. Ma non deve necessariamente essere solo un oggetto.
perché la vita non... noi qui stiamo sperimentando la vita stessa e nella vita non c'è un solo Life also has to oggetto. do with hearing and seeing and tasting. La vita ha a che fare anche con l'ascoltare, il vedere, l'assaporare, Emotions. le emozioni. Whatever we meet here, even sitting here, it looks like we are going away from life, but we are meeting life very directly. Sedersi qui potrebbe sembrare un allontanarsi alla vita, ma in realtà stiamo osservando la vita in modo molto diretto. So in Vipassana we speak also we use also this term of samadhi. Samadhi is the Pali term for concentration. In Vipassana usiamo questa parola samadhi, che è la parola Pali per concentrazione, And it's something similar like ekagata that I have mentioned before. che è simile al termine Ekagata di cui abbiamo parlato prima. And one usually has different terms for different kind of samadhi. E si hanno delle terminologie differenti per i diversi tipi di samadhi. There is this term of appanna samadhi where there is just one object like green, 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 and one is completely absorbed in this. Quindi abbiamo l'Appana Samadhi, dove c'è un solo oggetto nel quale si è completamente assorbiti, ad esempio il verde, quindi verde, verde, verde. And it's said in the suttas, the Buddha or some of his disciples could be so absorbed in one object that there would be a thunderstorm and they wouldn't even realize it. E nei sutra è scritto che il Buddha e i suoi discepoli erano talmente potevano essere talmente assorbiti in un oggetto che ci poteva anche essere un temporale e niente l'avrebbe disturbati. But there's another kind of concentration that is used in Vipassana. C'è un altro tipo di concentrazione che usa la Vipassana, And this is called the Kanika Samadhi in Pali. che in Pali viene chiamato Kanika Samadhi, And that's momentary concentration. ed è la concentrazione momentanea. And we can say it's a moment-to-moment concentration, means being fixed to an object. But if the object changes, it can go over to the other object. E quindi è una concentrazione momento dopo momento, quindi ci si fissa su un oggetto e se l'oggetto cambia, la concentrazione si fissa sul cambio So we may stesso. fix it for a while on rising and falling, fine. But if there are very compelling sounds arising, you can ignore them and fix it still there. But you also may, or sometimes you can't ignore it, you may switch, drop the rising and falling, don't follow it anymore for some time, but be aware of hearing. You can even note it, hearing, and then stay with the hearing. Quindi potresti essere concentrato sul sollevarsi e l'abbassarsi, ma se poi dei rumori importanti sono nella scena, puoi lasciare andare il sollevarsi e l'abbassarsi e concentrarti sull'ascoltare. If the sound recedes, or if you for some other reason choose to go back to the rising and falling, then you can just connect the attention of the hearing now with the attention of the sensation of the rising and falling again. E poi al cambio del suono si può tornare al sollevarsi e abbassarsi e collegare l'attenzione tra il sollevarsi e l'abbassarsi e l'attenzione all'ascoltare. And then maybe a strong itch arises. You may, if you wish to sense this itching for a while, but it's still a kind of undistracted mind. It knows the itching and then it returns to the rising and falling, or the itching anyway ends. E se un prurito sorge, ci si può in modo consapevole concentrare sul prurito e poi, quando il prurito finisce, tornare al sollevarsi e all'abbassarsi. However, it is good also in the beginning to work on the primary object, not to jump too much, at least in the beginning.
Ma comunque, soprattutto all'inizio, è importante lavorare e concentrarsi sull'oggetto primario, senza saltare troppo di oggetto in oggetto. There will come a time where anyway you cannot avoid that some other objects come in, because mindfulness gets quite continuous, and even when a thought comes in, you are immediately aware of the thought. E ci sarà poi un tempo in cui la consapevolezza sarà così sviluppata che sarete attenti, porterete attenzione a tutto quello che sorge. Anche un pensiero potrebbe sorgere e ve ne renderete conto. So in this sense, in the Vipassana meditation, we can be aware of changing objects, but still there is a kind of continuity of connection with the object, and there should be mindfulness there as well, of knowing the characteristics of the object. Quindi in Vipassana ci sarà l'attenzione sui cambiamenti dell'oggetto e allo stesso tempo la consapevolezza sull'oggetto stesso. And so in this I lost the last. I lost it also. Ok. Comunque si rimane concentrati sull'oggetto e sui suoi cambiamenti. And also being aware of the characteristic of the object. E rimanere consapevoli delle differenti caratteristiche dell'oggetto. So this is when you read about Vipassana or Samatha, you get a certain Pali terms that you meet. E così adesso quando leggete di Vipassana Samatha incontrerete delle terminologie Pali You get this che term conoscete. jhana, that means the absorption of the mind, of the Samatha meditation. Il termine jhana nella meditazione samatha, che è l'assorbimento della mente. You get the term jnana, that means something else. Incontrerete il termine jnana, che ha un significato diverso. It means knowledge or wisdom, Significa saggezza, conoscenza. or kind of intuitive insight, in the sense of not by thinking about something but directly observing. Significa anche un insight intuitivo, nel senso che è un insight che non viene dal pensare, ma una conoscenza diretta. And as this insight can develop also in certain steps, one speaks of different jnanas, different phases of insight. E questi insight possono arrivare in diverse tappe, si parla di diverse fasi di jnana. But don't confuse it with the different jhanas. Ma non confondetele con i differenti jhana. And now to confuse you completely, Ed ora che vi ho confuso del tutto, the Venerable Mahasi Sayadaw, who was teaching mainly or at first the Vipassana practice, brings in a term that is called the Vipassana jhana. Vipassana jhana è un termine che è stato portato dal venerabile Mahasi Sayadaw. Sayadaw. is just a title, Mahasi is the name. Mahasi è il nome e l'altro è solo un titolo. Okay. So Vipassana jhana, he says that these jhanic factors that I said before, like connection, rubbing, joy that doesn't come from the senses but from an inner satisfaction, happiness and so on, they are not only in the samatha meditation there, but they are also in the background, at least when the Vipassana practice develops. Quindi in Vipassana jhana i 5 fattori di cui abbiamo parlato prima, che sono caratteristici della samatha meditation, che sono la concentrazione,
lo sfregamento, la gioia che nasce da dentro, l'appagamento e la mente centrata su un punto, non sono solo parte della meditazione samatha, ma si possono notare anche nella So Vipassana. even in this kind of samadhi that is called the momentary concentration, where objects can change, these factors still can be there. E questi fattori si possono trovare anche in questo tipo di concentrazione momentanea che cambia di momento in momento. And in some very developed stage, for example, not all the factors are there, but just one or two are remaining. E negli stati avanzati di pratica a volte non si incontrano tutti i fattori, ma ne restano solo uno o due. For example, at some point the connecting and rubbing is not necessary anymore because the mind is connected in anyway by itself. Ad esempio, a un certo punto, i primi due fattori, il connettere e l'aderire, non sono più necessari perché la mente è già connessa automaticamente. And this is then also called the effortless effort. E questo viene chiamato lo sforzo senza sforzo. So I want to conclude with the wish that you can apply balanced effort into your practice, so that at some point, when you're not expected, there will be also phases of effortless effort. Quindi voglio concludere con il desiderio che poniate uno sforzo equilibrato nella vostra pratica, così che riusciate a raggiungere uno sforzo senza sforzo. And thus be able to taste the good taste of the practice. E questo vi permetterà di assaporare il buon sapore della pratica.